Sapete, ultimamente vanno molto di moda gli SCP. Ma cos'è un SCP? Un SCP è... Se avete aperto questo video già lo sapete. Non vi sto qui a spiegare cos'è un SCP, anche perché uscirebbe fuori un video di un'ora. Quindi do per scontato che lo sapete. Se non sapete cos'è un SCP, chiudete il video e informatevi, perché è molto bello. Sono molto felice che poi gli SCP vanno molto di moda. Certo, il fatto che la gente li utilizzi per Minecraft e le mod eccetera non è che mi affascini tanto, però almeno molta gente come Markiplier ha iniziato a fare di nuovo serie su SCP Container Branch e oggi siamo qui per recensirlo perché è tornato di moda ed è anche uscita la versione per Unity, il remake, che non contiene tutti gli SCP ma è molto ben fatta e fa parecchio paura. Ma ne parliamo del gioco originale nel 2012. Allora, innanzitutto bisogna dire un po' la storia di questo storico videogioco. Innanzitutto noi siamo del personale di classe B della SCP Foundation, ovvero i prigionieri che vengono utilizzati per esperimenti sugli altri SCP. Noi veniamo mandati nella cella dell'SCP-173, solo che quando saremo entrati ci saranno dei problemi con le porte, nel senso che quando le guardie e gli scienziati cercheranno di chiudere le porte della gabbia del 173, queste non si chiuderanno, il che sarà un problema e ci ordineranno di tenere gli occhi fissi sull'SCP-173, perché come sappiamo la statua non può muoversi se viene fissata da almeno una persona. Subito dopo però ci saranno alcuni problemi riguardo la luce che non permetteranno a nessuno, nemmeno alle telecamere, di poter osservare i movimenti del 173, il che porterà alla morte dei nostri due compagni e anche di una guardia che cercherà di uccidere l'SCP. Noi riusciremo a scappare via e da qui inizierà il gameplay. Ora, è un gioco molto vecchio, questo bisogna dirlo, è del 2012. Più o meno 2 anni prima, se non ricordo male, era uscito Slenderman 8 Page, perciò era stato un po' ignorato perché ancora andava di moda quel gioco. Adesso credo proprio che sia giunto il momento di parlare degli aspetti positivi e negativi. Gli aspetti positivi di questo gioco sono sicuramente i comandi, molto semplici ma anche funzionali. Infatti puoi chiudere le porte anche se sei voltato dalla parte opposta del tasto per aprirle. Forse è un po' problematico quando si parla di keycard, però effettivamente è fatto apposta per rallentare il giocatore se inseguito, così da rendergli più difficile il chiudere un SCP dentro una stanza con la keycard. La stabilità, essendo un gioco molto vecchio, è giustamente più adatto a PC anche meno potenti. E per questo non serve settare le impostazioni minime, fidatevi, lo so perché io metto sempre le impostazioni minime su quasi ogni videogioco perché il mio computer non le regge. Invece con questo posso anche non settarle proprio alla minima luminosità, o alla massima dovrei dire, oppure mettere le texture dei muri che sembrano uguali a quelli del pavimento per quanto sgranate, e ciò lo rende sicuramente molto più giocabile. L'ultimo punto degli aspetti positivi è che fa paura, dannazione, si fa venire gli incubi, perché è fatto parecchio bene. Ci sono suoni di passi anche se non c'è effettivamente nessuno, oppure che magari una persona guarda il volto di 96 per errore e non si rende conto che è morta e se lo ritrova a corrersi addosso, anche se si è chiuso 30 porte con la keycard, il numero hanno scelto a caso, proprio perché non se l'aspetterà mai il giocatore di una cosa simile. Addirittura c'è, questo è un po' uno spoiler, perciò fate attenzione se ci volete giocare, c'è una parte del gioco dove noi dobbiamo scappare da degli infetti dal 49, quindi andiamo verso l'ascensore più vicino, ma una volta arrivati le porte dell'ascensore si apriranno e all'interno ci sarà il 49 che inizierà a darci la caccia di nuovo. E questo è solo uno dei tanti colpi di scena di questo videogioco, perciò se ci volete proprio giocare assicuratevi di farlo con la luce spenta perché farà ancora più effetto. Però non tutte le cose hanno aspetti solo positivi, forse non ci siamo ancora arrivati, quindi iniziamo con quelli negativi. Come già detto, non è una grafica potente, quindi non sarà chissà cosa a livello di estetica comunque. Infatti non dico che sia orribile, ma è ancora più datata rispetto ad altri giochi che si sono aggiornati.
e comunque stanno facendo ulteriori aggiornamenti ogni volta per poter migliorare le prestazioni del gioco. Però la grafica credo che non arriveranno mai a toccarla, perché ci vuole molto più tempo per lavorarla, il che è un po' una pecca, ma penso che molti possono tranquillamente farci l'abitudine. Tuttavia sono costretto a considerare questa cosa, anche se anch'io non ho visto subito la grafica, perché effettivamente può essere un po' un aspetto negativo per molti. E inoltre un altro lato negativo che purtroppo prende tanti ma tanti videogiochi sono i checkpoint. Durante il gioco potremo trovare diversi schermi accesi, molti di essi serviranno proprio per salvare. Tuttavia sono molto rari e a volte non tutti funzionano, ed è un po' un problema il riuscire a capire quali funzionano, quali no, soprattutto se si sta scappando da un nemico e non si ha tregua in quel momento, o comunque si deve salvare urgentemente perché si è raccolti molti oggetti utili, come lo youtuber Markiplier, che ha perso molti oggetti preziosi durante il gameplay proprio perché non c'era un punto di salvataggio abbastanza vicino nel giro di molti metri. Detto questo, voglio chiedere a voi: conoscevate gli SCP prima che diventassero così tanto famosi? E soprattutto, cosa ne pensate degli SCP in generale? Comunque vi lascio qui sotto il link per scaricare il gioco da GameJolt, perché è molto bello. E inoltre volevo anche mettere qualche piccolo backstage, per così dire, perché qualche piccolo bloopers, come direbbero alcuni youtuber, perché faccio spesso alcuni errori perché balbetto, comunque non penso subito a quello che devo dire, e perciò pensavo fosse stato carino mettere alcuni errori. Perciò io sono Cori, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao. Sapete, ultimamente vanno di moda